Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gezer7x e oggi parleremo di Unreal Tournament. Dopo un bel po' di tempo che non ne parlavamo, direi che è arrivato il momento di rievocare quest'altro classico franchise di shooter in prima persona. Nello specifico oggi parleremo del perché Epic Games, dopo UT 2004, smise di sviluppare ogni anno un nuovo gioco per la serie. Detto questo, partiamo subito dopo la intro. Siamo nei primi anni del 2000 e sono iniziate ad arrivare le prime console della sesta generazione. Internet si sta espandendo ovunque nel mondo, gli shooter multiplayer per PC sono al picco della loro popolarità, con tornei, eventi e meeting della community. Insomma, quello dei first person shooter è il genere preferito dai giocatori di mouse e tastiera e ogni software house vuole una fetta di questa grande torta chiamata Arena. I due franchise più in voga al tempo erano naturalmente Quake di ID Software e Unreal di Epic Games, ma nuove serie come Serious Sam di Croteam e anche nuove versioni di grandi classici come Deathmatch Classic di Valve si stavano inserendo nel mondo degli shooter online. Ma la guerra tra ID Software e Epic Games era sempre più forte, ciascuna delle due aziende voleva avere la meglio sull'altra. Così nel 2000 l'ID rilasciò Quake 3 Team Arena, che non fu altrettanto apprezzato come il suo gioco base, che era decisamente più giocato, ma nel mentre Epic Games continuava a prosperare con il suo apparentemente sempreverde Unreal Tournament. Tuttavia, in casa Epic urgeva sempre di più il bisogno di creare un nuovo capitolo per la serie di UT, e così nel 2002 rilasciarono Unreal Tournament 2003, che fu un grande successo poiché manteneva la classica formula del suo predecessore, ma con i miglioramenti tecnologici del tempo, oltre ad introdurre nuove modalità di gioco. Ed appena un anno di distanza arrivò invece Unreal Tournament 2004, che fece ancora più successo di UT 2003 grazie al nuovo Real Engine 2.0 e alle nuove modalità di gioco con meccaniche mai proposte prima in un'arena, come esempio i veicoli. Insomma, Epic Games voleva prevalere nel mercato degli FPS arena e il suo piano di battaglia consisteva nella frequenza annuale dei rilasci dei nuovi capitoli di Unreal. Nel 2005 infatti iniziò anche lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie, ovvero quello che sarebbe dovuto essere Unreal Tournament 2005, basato sul gioco dell'anno precedente. Però Microsoft aveva piani diversi, infatti dopo il successo di Unreal Championship per la neonata Xbox, voleva un sequel con Unreal Engine 2.0 per mostrare la potenza della loro console. Così lo sviluppo di questo nuovo titolo per PC finì per slittare di un anno, e così nel 2005 fu rilasciato Unreal Championship 2 o UC2. Nel 2006 lo sviluppo del nuovo Unreal Engine 3 era quasi giunto al termine. Epic Games voleva ritornare l'anno successivo con un nuovo Unreal Tournament per contrastare la grande competizione formatasi dal 2005 in avanti con nuovi titoli basati su Quake 3 come esempio Open Arena, sua controparte Open Source, e soprattutto per dominare sui nuovi FPS di quegli anni come Half-Life 2, Counter-Strike e soprattutto Call of Duty, che era in un'ascesa impressionante nel mondo degli shooter con migliaia e migliaia di giocatori e una fanbase sempre più attratta dalla seconda guerra mondiale e non più dalle arene nel futuro, come se già non esistessero gli FPS sulla seconda guerra mondiale. Nel 2007 fu rilasciato Unreal Tournament 3, il cui nome doveva essere in precedenza Unreal Tournament 2007 e che fu uno degli ultimi FPS arena sviluppati da una software house di maggior rilievo nel settore videoludico. Ebbene, furono vari i motivi che portarono Epic Games a non continuare a sviluppare nuovi UT ogni anno, tra lo sviluppo di nuove tecnologie alla richiesta di porting per altre piattaforme, fino alla grande ascesa degli shooter per console. E voi avreste comprato un nuovo Unreal Tournament ogni anno? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Comunque, grazie a tutti alla visione, noi ci vediamo in un prossimo video.